In questo video proverò a fare trading per una settimana da neofita, conoscendo veramente poco o niente del trading e vediamo come andrà a finire, se riuscirò a guadagnare, se riuscirò a perdere. Seguirò una strategia ben precisa che ho trovato online. Mi sembrava facile da applicare appunto per uno che non ne capisse più di tanto. Ovviamente alla fine del video farò il resoconto di tutte le operazioni, di tutto quello che ho fatto e soprattutto di quello che ho provato durante la settimana, cosa è prevalso di più tra magari emozioni e tutto il resto. Poi appunto vediamo alla fine cosa succederà. Oggi è venerdì 17 e che giorno di merda direi per iniziare a fare questa challenge. Proverò a fare trading per una settimana e vediamo come andrà a finire, vediamo se riuscirò a guadagnare oppure no. Ovviamente un bel mi piace e l'iscrizione al canale per chi è nuovo e cercherò ovviamente di registrare tutte le operazioni che andrò a fare. Ecco qua, prima posizione aperta, vediamo come la riusciamo a chiudere. Ovviamente io terrò sotto controllo il grafico anche se ho già impostato stop loss e take profit, però voglio comunque monitorarla. Allora, siccome in questa strategia non avevo capito benissimo, o almeno non sono così tanto sicuro di aver impostato bene lo stop loss e il take profit, anzi me ne ero dati io degli obiettivi, avevo detto prima qui e c'era arrivato, ho detto vabbè se arriva qui chiudo la posizione, poi ho detto vabbè se arriva qui la chiudo, però secondo me se torna di nuovo a questi livelli la chiuderò prima, quindi non aspetterò che arrivi, che si prenda tutto il take profit e vediamo come va. Alla fine ho chiuso io manualmente la posizione perché, ripeto, non ero convintissimo che la strategia l'avevo capita al 100%, quindi ho preferito cominciare a chiuderla. Primo profitto di 0,65 centesimi, vabbè, niente, però cosa positiva che ho notato guardando il grafico che, guardate qua, se lo portiamo in avanti, cioè la prendevo sta posizione alla fine se lasciava aperta, quindi probabile che abbia capito la strategia. Primo giorno, conclusioni, quindi niente di che, era giusto per farci un po' di pratica, per cominciare a prendere confidenza con il grafico, più che altro per vedere se la strategia l'ho capita bene o no. E per oggi ho deciso di fermarmi e domani partiamo veramente decisi, sono convinto anche perché vedendo che il grafico ci ha dato ragione, quindi forse l'ho capita, proviamo domani. Oggi sabato 18, secondo giorno di trading, ma stamattina secondo me sto un po' fermo, vediamo durante la giornata un po' come va, ma per ora non ci penso proprio a metterci mano. Sabato, vedendo ciò che era accaduto in prima mattinata, avevo deciso di non operare, però durante il pomeriggio avevo trovato un buon ingresso, ho detto adesso me lo vado a prendere, provando sempre per smanettare, per fare pratica, per vedere se era vero quello che avevo visto o no. Ho aperto un'operazione, anche se ero in strada, quindi da cellulare. L'ho chiusa subito dopo in profitto con 5 dollari. Vabbè, vi metto la schermata qui perché comunque l'ho registrata e ho fatto gli screen. Sono uscito molto velocemente perché appunto ero in giro, non avevo tempo né di impostare stop loss take profit, volevo prendermi giusto quel piccolo profitto ed uscire subito e diciamo che l'ho fatto, anche se è veramente piccolissimo, però ci sta. Domenica tutta giornata fermo, non l'ho guardato proprio il grafico, cioè anzi l'ho guardato, avevo trovato pure qualche ingresso, però non mi ci sono dedicato. Stamattina siamo di nuovo qui e sto cercando qualcosa di interessante. In realtà se l'avessi visto prima questo l'avrei preso sicuramente e cerchiamo qualche altra cosa. Operazione in diretta trovata, adesso vi faccio vedere subito. Ed ecco qua, ho aperto qui una posizione in short con Bitcoin, la sto seguendo io, quindi non ho impostato né stop loss né take profit e penso che tra un po' l'andrò a chiudere io in manuale. Eh sì, sono passati appena 2 minuti e ho chiuso appunto io manualmente la posizione con un profitto di 7,55 $. Io ovviamente sto segnando anche qui tutte le posizioni proprio per fare il totale settimanale, per vedere quanto effettivamente abbiamo fatto proprio al centesimo. Oggi è mercoledì, altro giorno di trading. Quello che sto riscontrando in questi giorni, che mi sono reso conto, è che ho molta paura. Sì, sono fatto così, cioè nel senso mi mantengo, cerco di mantenermi il più possibile, però vedo che questa è la prima cosa che mi sta fermando, tra virgolette, cioè nel senso, vi faccio vedere, ho trovato tipo 2 opportunità ieri sera, anche stamattina qualcun'altra l'ho trovata, però mi mantengo, tendo a chiudere prima la posizione, tendo magari a non aprirla se
durante il giorno ne ho già aperta una, cerco di non aprirne altre, dico ok, va bene così. E mi rendo conto che questo è l'errore che sto facendo poi. Io me le stavo comunque segnando e guardate qui, avevo trovato questo ingresso e l'avrei presa. Ne avevo trovato un altro ieri, ne avevo parlato anche con un amico e l'avrei presa. Però non ho aperto le posizioni, non le ho lasciate aperte. Giovedì 23, altro giorno di trading, avevo individuato una posizione, un buon punto di entrata, doveva essere più o meno da queste zone qua, ma ho aspettato troppo che scendeva e ne avevo aperto la prima qua. Poi ho visto che stava risalendo, ne ho approfittato e ne ho aperto un'altra qua. Ovviamente ho aperto i short, adesso sta facendo un po' di giochini, ma io dico che arriverà più o meno in queste zone qua. Ovviamente la sto seguendo io, quindi la chiuderò manualmente. Vediamo come andrà. Alla fine ho deciso che chiuderò questa posizione, siamo circa a 3,07 di perdita. Questa è la nona operazione che faccio ed è la prima che chiudo in perdita e ho visto che si stava muovendo in modo strano, ho preferito chiuderla adesso, avevo anche preso il take profit, però io vi ho detto che appunto lo stavo seguendo io, me l'ero impostato giusto così per rendermi conto, ma stavo seguendo io il grafico, quindi l'avrei chiusa io manualmente. E niente, io direi di fare il resoconto, anche perché decido appunto di fermarmi oggi perché già so come sono fatto e per recuperare la perdita mi ci metto lì e non voglio fare guai. Ed eccoci qua, è giovedì, ultimo giorno, perché sì, ho chiuso la mia ultima operazione e ho deciso di non operare fino a domani perché già so come va a finire. Ho chiuso l'ultima operazione, come avete visto, in perdita, quindi cosa vuol dire? Che se io adesso mi metto qui a cercare di recuperare quello che ho perso, finirò per perdere tutto, perché mi conosco, sono testardo, ci provo e ci riprovo, quindi meglio fermarsi così. Decido di finire quest'ultimo giorno e quindi voglio tirare le somme, fare il resoconto e vedere come è andata questa settimana. La prima cosa che ho capito da questa settimana è che fare trading in questo modo è veramente difficile, può essere considerato realmente un lavoro perché cioè veramente io ci perdevo le mattinate vicino ai grafici e quando non trovavo qualcosa di buono volevo per forza trovare, quindi scavavo, giravo. Diciamo che io principalmente mi sono concentrato sul grafico di Bitcoin, forse qualcosa anche su Ethereum, ma principalmente operato solo e soltanto su Bitcoin. E ragazzi, veramente può essere considerato un lavoro a tutti gli effetti. A partire dallo studio che c'è dietro, che mi ha portato via un bel po' di tempo, anche già per capire, ovviamente, chi già sa queste cose, magari è tutto più facile, tutto in discesa, ma comunque c'è da starci veramente dietro, quindi consideriamolo veramente un lavoro. Altra cosa che prevale in questa cosa, appunto, sono le emozioni, il lato emotivo, perché io ho notato che ho sbagliato, cioè non sbagliato l'operazione, ma magari non sono riuscito a prendere tutto il profitto perché avevo paura. La paura è stata la cosa che mi ha bloccato di più in questa settimana, perché ho visto che durante la settimana trovavo dei buoni punti di ingresso, però non ero sicuro e l'insicurezza appunto faceva parte della paura, la paura di perdere, insomma, e quindi non aprivo l'operazione, restavo fermo oppure addirittura chiudevo prima l'operazione prima di arrivare dove la strategia tra virgolette imponeva, la chiudevo prima io pur di prendere poco profitto ma rischiando di non perdere e ho visto che questa è stata la cosa più sbagliata perché poi magari lasciando continuare il grafico ad andare avanti vedevo che poi alla fine si chiudeva dove diceva la strategia e quindi erano più le volte che andava a buon fine che quelle che non ci andava. Quindi se avessi seguito alla lettera la strategia e se non avrei avuto paura, ci avrei fatto sicuramente più profitto di ora. Questo è poco ma sicuro. Quindi la paura è stata una delle cose che mi ha fermato di più. Altra cosa di cui mi sono accorto è che io ho sbagliato durante questa settimana, che è molto più importante secondo me stare prima perderci un bel po' di tempo dietro all'analisi fondamentale, cosa che io non ho fatto, oppure ho fatto veramente
in modo molto veloce, alcune volte appunto trascurandola, e invece no, questa ho visto che è una cosa veramente importantissima. Altra cosa veramente importante secondo me, perché io in passato ho provato a starci un po' dietro, ma non c'ero mai riuscito, non mi ero mai applicato, ed è perché non usavo nessuna strategia. Secondo me, almeno quello che ho capito imparando dagli errori dell'altra volta, è che operando, soltanto guardando il grafico, facendo delle ipotesi, eccetera, non si va da nessuna parte. Molto spesso, se si vuole operare così, c'è bisogno di una strategia che sia magari vista da qualcuno, magari poi noi ci possiamo andare a fare degli accorgimenti, magari usando più di una strategia, applicandole sul grafico, ma a parer mio ci vuole veramente una strategia, si deve seguire qualcosa, non si può andare a vedere il grafico così e dire ora sale, ora scende, secondo me tra un po' sale. No, secondo me questo è uno degli errori più grandi. Se siete curiosi di sapere quale strategia ho utilizzato, magari ci farò un video dedicato dove vi vado a spiegare a modo mio più o meno questa strategia, poi magari posso farmi accompagnare da qualcuno più esperto nel video, vedremo, comunque sia, ve la faccio sapere, cioè nel senso non è che è segreta, attenzione. Ho segnato qui tutte le operazioni che ho fatto, adesso ve le vado ad elencare una per volta. Qui ovviamente io ho utilizzato un capitale veramente bassissimo, ogni operazione che aprivo più o meno era intorno ai $100. Vi ho detto che per la paura chiudevo le operazioni prima, quindi magari ci sono operazioni chiuse anche in profitto, però veramente di poco. Non ho badato alle commissioni, anche perché in questo caso ho utilizzato BitGet e potevo utilizzare qualunque altro, però ormai avevo una cosettina di soldi lì, ho detto perché non provare a fare trading. Quindi non stiamo qui a dire magari le commissioni sono più alte, sono più basse, si può utilizzare qualunque si preferisce. E partiamo dalla prima operazione che abbiamo chiuso in profitto di 65 centesimi. Wow, che risultato. Seconda operazione $5,03, già questo è un po' più sostanzioso. Terza operazione $7,55. Qui stavo cominciando a prenderci la mano. Quarta operazione $5,04, veramente, cioè anche così mi sarei accontentato, almeno per quello che so fare. Quinta operazione $1,34. Sesta operazione 92 centesimi, veramente pochissimo. Settima operazione $1,30. Ottava operazione $1,61 e la nona operazione, quella che ho chiuso in mattinata, meno $3,03, per un totale di questa settimana di più $20,41. Devo dire il risultato che io veramente non mi aspettavo, non mi sarei aspettato, anche se poco, non guardiamo che è poco, ma guardiamo che è positivo. Sotto certi aspetti ho capito gli errori che potevo fare, ho capito cose che mi fermava, ho capito dove sbagliavo, quindi magari rifacendo la stessa cosa con un capitale più alto molto probabilmente potrei fare un profitto molto più alto, e questa è la prossima sfida appunto che voglio fare, ovvero provare a guadagnare almeno $100 con il trading in una settimana. Voglio vedere se effettivamente ho capito bene la strategia, ho capito bene gli errori, seguendo sempre questa strategia, perché poi alla fine mi sto trovando bene. 8 operazioni su 9 sono andate in profitto. Ne ho viste molte altre, come vi ho fatto vedere gli screen precedenti, che andavano comunque in profitto, anche operazioni che non ho aperto ma che avevo addocchiato sul grafico. E quindi davvero davvero inaspettato, niente male. Ripeto, per uno che non sa fare trading, cioè nel senso ho cominciato da pochissimo, da appunto una settimana, e appunto voglio continuare sicuramente, così come voglio continuare questa sorta di serie, magari facciamo challenge sempre più difficili, magari dove proviamo a guadagnare di più, e vediamo come vanno. Sono veramente curioso di questo nuovo percorso che sto facendo. Sono veramente anche io stesso sono curioso di come andrà a finire questo percorso che sto facendo. Io l'avevo iniziato un po' di tempo fa a studiare trading, però poi l'ho sempre abbandonato, oppure ci ho provato vedendo che non mi riusciva, lasciavo perdere. Invece così, seguendo una strategia e soprattutto provandolo a fare come test, come challenge, mi ha spronato appunto a starci dietro e a riuscirci. Quindi questa è un'altra cosa positiva di questa settimana.
Niente, spero che il video vi sia piaciuto e magari potete consigliarmi anche voi qualche challenge da fare sul trading, magari anche una challenge giornaliera, quanto riesco a fare in un giorno, così via. Ce ne saranno un bel po' che vorrei provarle, quindi suggeritemene anche qualcuna voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!